C'è stato un tempo in cui il mondo non conosceva l'inverno. Un tempo in cui non esisteva il pane nei campi di grano. Questa è la storia di come tutto cambiò, grazie ad una madre che trasformò il suo dolore nel dono più prezioso per l'umanità. Questo episodio è dedicato al mio giovane ascoltatore Leonardo, cui mando un abbraccio. Grazie, caro Leonardo, di seguirmi con tanta passione. Un altro abbraccio ideale va agli amici che su TPI supportano questo podcast, entrando anima e cuore nel progetto: Giacomo, Tiresia e Gianmario. Grazie anche a Silvia Phil, Denise e Dalila, ancora ad Alessandro, Gioele e Jimbo, e infine a Valentina, Vanessa, Raul, Chiara Miriam, Danilo e Alessia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TPI usando il link in descrizione. Buon ascolto e buone feste. Questo che stai ascoltando è l'episodio di Natale di Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 207. Il dono del grano, la storia segreta. Ciao e benvenuto in questo episodio speciale natalizio. Oggi, mentre l'inverno avvolge il mondo nel suo abbraccio gelido, ti porto a scoprire una storia antichissima che parla di doni, di rinascita e di speranza. In questo periodo dell'anno, come d'uso, si respira l'atmosfera delle feste e ci si scambia presenti. È bello ricordare quello che potremmo considerare il primo grande regalo fatto all'umanità, il dono del grano, e di come questo miracolo sia nato da una storia di amore, perdita e rinascita. Nell'antica Grecia il dono assume un significato profondamente diverso da quello odierno. Non si tratta di un semplice scambio di oggetti, ma di un atto sacro che crea legami indissolubili. Questo principio di reciprocità e ospitalità era così fondamentale da essere posto sotto la protezione di Zeus stesso, nel suo aspetto di Zeus Xenios, custode dei rapporti tra ospiti e stranieri. Immagina ora un mondo dove il grano non esiste, dove non ci sono campi dorati di spighe che ondeggiano al vento, né il profumo del pane appena sfornato che riempie le case. Un mondo dove gli uomini vivono raccogliendo bacche e cacciando, sempre in bilico tra la sopravvivenza e la fame. Secondo Esiodo, nella sua Le opere e i giorni, questo era un tempo difficile per l'umanità, dove la sopravvivenza era una sfida quotidiana. Gli dei dell'Olimpo osservavano gli umani da lontano, intervenendo raramente nelle loro vite. Questo era il mondo prima che Demetra, la grande dea della terra fertile, decidesse di fare all'umanità il dono più prezioso. Certo, Dioniso dona agli uomini l'uva e il vino, Artemide gli animali da caccia, ma il dono di Demetra si dimostra il più generoso. Ma come spesso accade nelle storie più belle, questo dono nasce da un grande dolore. Un dolore che, come la terra in inverno, nasconde in sé i semi di una rinascita. Demetra, sorella di Zeus e dea della terra fertile, ha una giovanissima figlia, Core, di una bellezza pari a quella pura e commovente di un raggio di sole che trafigge le nubi dopo la tempesta. La giovane Core trascorre le sue giornate nei prati fioriti e ogni suo passo fa sbocciare nuovi fiori. La sua risata è come il tintinnio di campanelli d'argento.
Sua madre la adora, non può immaginare la vita senza di lei. Nei testi orfici e negli inni omerici il loro legame trascende il rapporto genitoriale. Sono due manifestazioni della stessa forza vitale della terra. Insieme, madre e figlia mantengono il mondo in una eterna primavera. Ade, il signore degli inferi, attratto da quella risata che riecheggia flebile nei cunicoli del sottosuolo, sale in superficie. Vede la giovane Core mentre danza sui prati e si innamora perdutamente di lei. Non ha il beneplacito ufficiale di Zeus per sposarla e nemmeno può chiedere la sua mano alla madre. Oltre ad essere il dio dei morti, quale madre accetterebbe di far sposare la figlia per saperla perennemente nel buio del sottosuolo? Oltre a questo, ti dicevo, egli è anche lo zio di questa quasi sedicenne. Ma il suo desiderio si fa insopprimibile. Un giorno, mentre la giovane raccoglie narcisi in un prato nei dintorni di Enna, la terra si apre in un baratro e il dio degli inferi emerge sul suo carro nero come la notte. Reso invisibile dal suo magico elmo, rapisce senza difficoltà la fanciulla spaventata e la trascina nel suo regno sotterraneo. Il grido di Core echeggia su tutta la terra, ma solo Helios, il dio del sole che tutto vede, è testimone del suo rapimento. Demetra, udendo l'urlo della figlia ma non trovandola, inizia una ricerca disperata, accompagnata da Ecate, la dea degli incroci e della magia. Per 9 giorni e 9 notti la dea va per il mondo, senza mangiare né bere, 2 fiaccoli in mano, chiamando nel pianto il nome di sua figlia. Il suo dolore è così profondo che la natura stessa inizia a rispecchiarlo. I fiori appassiscono, l'erba ingiallisce, gli alberi perdono le foglie. Per la prima volta il mondo conosce l'inverno. È durante questa ricerca che Demetra, trasformatasi in un'anziana donna, giunge a Eleusi. Qui, seduta presso un pozzo, particolare significativo che troviamo nell'inno omerico a Demetra, incontra le figlie di re Celeo. Le giovani, vedendo la vecchia affaticata, la invitano a palazzo, dove le viene offerto il ruolo di nutrice del piccolo principe Demofonte. Conosce anche il principe più grande, Trittolemo. In questo periodo di permanenza tra i mortali, Demetra vede da vicino la sofferenza dell'umanità. Osserva come gli uomini lottano per trovare il cibo, come madri e padri si disperano quando non hanno nulla con cui sfamare i propri figli. E in questo dolore condiviso, la dea trova una nuova prospettiva. Demetra, mossa a compassione per il piccolo Demofonte, tenta di renderlo immortale, ungendolo con ambrosia e ponendolo nel fuoco divino ogni notte. Ma quando la madre del bambino la scopre e urla terrorizzata, il processo divino viene interrotto e secondo alcune versioni il piccolo muore. La dea scoperta si manifesta nella sua vera identità e una grande luce calda riempie il palazzo di Celeo. Nei testi in cui Demofonte sopravvive, il piccolo viene riconsegnato alla madre tra le ire di Demetra che non ama essere interrotta. La dea comunque decide di insegnare agli uomini qualcosa di ancora più prezioso dell'immortalità: l'arte della coltivazione. È a Trittolemo che Demetra sceglie di rivelare i segreti dell'agricoltura. Gli dona i primi semi di grano e gli insegna come preparare la terra, come seminare e come raccogliere. Gli dona un carro trainato da serpenti alati perché possa diffondere questo dono in tutto il suo regno. Questo non è un semplice regalo materiale, si tratta del dono della civiltà stessa. Con la coltivazione del grano, gli esseri umani possono stabilirsi in un luogo, formare comunità, sviluppare cultura. Il pane diviene simbolo di condivisione, di comunità, di vita.
A significare l'importanza del grano nei secoli antichi, c'è un vaso in alabastro scoperto in Mesopotamia, datato al IV millennio a.C., in cui le decorazioni in rilievo rappresentano il mondo e la civiltà in fasce orizzontali successive. Ci sono greggi di animali, seguiti da esseri umani che portano cibo, e più in alto le attività dell'uomo, il commercio e la civiltà. Alla base del vaso, nella prima e fondamentale fascia che sorregge tutto il mondo, emergono dall'acqua le spighe di grano. Tutto il mondo, animali, uomini, città, tutto si fonda su questo elemento primordiale di vita. Trovi una bella immagine di questo vaso nel materiale a supporto di questa puntata su TPI. Vai a vedere, rimarrai a bocca aperta. Torniamo al rapimento della fanciulla. Quando finalmente, anche per intervento del giudizio di Zeus, Core, che ora viene chiamata Persefone, può tornare dalla madre, anche se solo per 2/3 dell'anno, avendo mangiato dei semi di melograno nel regno di Ade, Demetra non ritira il suo dono all'umanità, anzi, istituisce i misteri eleusini, celebrazioni sacre che ricordano non solo il ritorno di Persefone, ma anche il miracolo del grano e la rinascita che segue ogni inverno. In questo periodo dell'anno, mentre fuori la natura sembra dormire sotto una coltre di neve e dentro le case ci si riunisce per stare insieme e scambiarsi i doni, la storia di Demetra ci ricorda qualcosa di importante. I doni più preziosi sono quelli che nascono dalla comprensione del dolore altrui, doni che si moltiplicano nella condivisione. Come il grano che, sepolto nel terreno durante l'inverno, germoglia in primavera portando nuova vita, così anche dalle esperienze più buie possono nascere doni inaspettati. Questo miracolo ci ricorda che la generosità ha in sé il potere di trasformare il mondo. La storia della grande dea va oltre il dono materiale, come ti dicevo. Ci svela come il dolore, quando diventa comprensione dell'altro, possa generare qualcosa di profondamente trasformativo. Il suo viaggio sottolinea come ogni dono autentico porti in sé un pezzo della nostra esperienza, delle nostre ferite guarite, della nostra capacità di vedere oltre noi stessi. E proprio come il ciclo del grano si rinnova stagione dopo stagione, anche noi possiamo scoprire che nel dare, nel condividere ciò che abbiamo appreso nelle nostre stagioni più buie, si cela il germoglio di una perpetua rinascita. In questi tempi in cui l'umanità sembra attraversare un nuovo inverno di conflitti e divisioni, questa antica storia ci ricorda che anche nel buio più profondo può nascere un principio di cambiamento. Come il primo minuscolo chicco di grano ha trasformato società nomadi in civiltà prosperose, forse anche oggi i gesti di condivisione e di comprensione reciproca, per quanto piccoli possano sembrare, portano in sé la promessa di una nuova primavera. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui, condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, e tu, se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte alle tue domande. Questo Natale o qualsiasi occasione speciale fai un regalo mitico. Trovi in libreria Eracle, la via dell'eroe, il libro ispirato al podcast che ami. È un viaggio straordinario tra le imprese dell'eroe più famoso dell'antichità, perfetto
per chi vuole immergersi in storie epiche e ispiratrici. Gli vuoi dare un'occhiata? Nella descrizione di questo episodio c'è un link per scaricare un estratto gratuito. E non finisce qui. Se non hai ancora scoperto Il Re degli Dei, il mio primo libro, è il momento perfetto per farlo. Zeus, il signore dell'Olimpo, ti aspetta per guidarti attraverso i miti che hanno ispirato generazioni. Regala o regalati un viaggio nel mondo del mito. Emozioni, avventure e scoperte ti aspettano. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Google, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.